Ciao a tutti! Da oggi inizio a pubblicare l'alfabeto portachiavi. Come al solito vi chiedo un po' di pazienza se ancora manca la lettera che vi serve, perché piano piano sto montando i video. La grandezza delle lettere si aggira intorno ai 6 cm per 6 cm, che potrebbero variare leggermente da lettera a lettera. Per questo lavoro vado ad utilizzare un uncinetto da 2,5 mm e del filo in cotone. Se volete che le lettere vengano più piccole potete anche usare un uncinetto da 2 mm. Per vedere i tutorial di tutte le lettere dell'alfabeto vi consiglio di arrivare alla fine del video e di cliccare sulla scheda della playlist. Oggi vediamo come realizzare la lettera W. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Da qui vado ad avviare 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Ora non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a fare 4 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4. Ora per le prossime 8 righe vado a ripetere la stessa sequenza. Una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e faccio 4 maglie basse, una in ogni punto. Ripeto, una catenella e 4 maglie basse per 8 righe. Terminate le righe, vado a fare 11 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ora non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a fare 10 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e concludo la riga con 4 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4. Ora nelle prossime 2 righe vado a ripetere la stessa sequenza, e cioè una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a fare 14 maglie basse, una in ogni punto. Ripeto, una catenella e 14 maglie basse per 2 righe. E siamo arrivati qui. Ora faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio con 5 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5. Nei prossimi due punti vado a fare una riduzione, quindi entro nel primo punto, prendo il filo, nel punto che segue prendo il filo, ho 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme, faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio di nuovo con una riduzione, quindi entro, prendo il filo,
nel punto che segue prendo il filo, chiudo tutte e tre le asole insieme, concludo la riga con 4 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con 3 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3. Concludo con una riduzione, quindi entro, prendo il filo, entro, prendo il filo, chiudo tutte le asole insieme, faccio una catenella di sicurezza e taglio. E sono arrivata qui. Di nuovo ora vado a fare un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Vado a ripartire dal punto in alto qui. Prendo il cappietto, lo faccio passare, faccio una catenella e ora vado a fare 5 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5. Negli ultimi due punti faccio una riduzione, quindi entro, prendo il filo, entro, prendo il filo, chiudo tutte le asole insieme, una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con una riduzione e concludo con 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4, ancora una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con 3 maglie basse, 1, 2, 3, concludo con una riduzione, entro, prendo il filo, entro, prendo il filo, chiudo tutte le asole insieme, faccio una catenella di sicurezza e taglio. E siamo arrivati qui. Di nuovo inizio facendo un cappietto, vado a prendere la lettera, la vado a mettere al contrario, vado a entrare qui nel punto più esterno, prendo il cappietto, lo faccio passare e da qui vado a ripetere per 9 righe lo stesso procedimento, cioè una catenella e 4 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, una catenella e 4 maglie basse, ripetuto per un totale di 9 righe. E ora ci manca la parte centrale, quindi inizio facendo un cappietto, vado ad entrare qui nel primo punto, prendo il cappietto, lo faccio passare, inizio facendo una catenella e vado a fare la mia prima riduzione, quindi entro nel punto che segue, prendo il filo, nel successivo prendo il filo, ho 3 asole, chiudo tutte le asole insieme, questa è la mia prima riduzione. Ora vado a fare 2 maglie basse nei prossimi due punti, 1,
2 e concludo con una riduzione, quindi entro, prendo il filo, entro, prendo il filo, chiudo tutte e tre le asole insieme, faccio una catenella, giro il lavoro e ora vado a fare due riduzioni, non entro nel primo, entro nel secondo punto, prendo il filo, nel punto che segue prendo il filo e chiudo tutte le asole insieme, poi entro di nuovo nel primo punto, prendo il filo, nel secondo punto prendo il filo e chiudo tutte e tre le asole insieme, una catenella, giro il lavoro e concludo con una riduzione, quindi entro, prendo il filo, entro, prendo il filo, chiudo tutte le asole insieme, una catenella di sicurezza e taglio. Ed ecco, questa è la mia lettera W. Ora io ne ho già fatta un'altra perché ora le andrò ad unire facendo un giro di maglie basse e mano a mano le andrò ad imbottire. Quindi inizio facendo un cappietto, vado a entrare in un punto qualunque unendo le due lettere, prendo il cappietto, lo faccio passare, faccio una catenella e inizio facendo un giro di maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto. Naturalmente sulla parte laterale non ho dei punti ben definiti, devo andare a lavorare un pochino ad occhio. Le codine andranno tutte all'interno del lavoro insieme all'imbottitura. Mano a mano che fate le maglie basse andate a metterle all'interno. Arrivata all'angolo a 90 gradi che curva verso l'esterno, per creare la curvatura vado a fare 3 maglie basse nello stesso punto, quindi 1, 2, 3 e poi proseguo con una maglia bassa in ogni punto. Arrivata qui, vedete l'angolo non curva a 90 gradi, non è un angolo netto, quindi vado a fare 2 maglie basse nello stesso punto. 1, entro nello stesso punto, 2 e proseguo con una maglia bassa in ogni punto. Arrivata qui, dove c'è l'angolo che curva verso l'interno, vado a fare una riduzione, quindi entro, prendo il filo, entro, prendo il filo, chiudo tutte e tre le asole insieme e proseguo con una maglia bassa in ogni punto. Le codine, mi raccomando, mano a mano vanno nascoste all'interno del lavoro insieme all'imbottitura. Ora io le sposto per farvi vedere, altrimenti non è che mi danno fastidio. Eccomi di nuovo all'angolo che non ha una curvatura proprio enorme, quindi faccio 2 maglie basse. 1, entro nello stesso punto, 2, e proseguo facendo tutto il giro. Qui vi faccio vedere come fare. Mi sono fermata qui e sono andata ad imbottire la prima gambetta. Ora proseguo. Qui vado a fare una riduzione, quindi entro, prendo il filo,
entro nel punto che segue, prendo il filo, chiudo tutte e tre le asole insieme, proseguo con una maglia bassa in ogni punto, fino ad arrivare qui. Vedete, questo è un angolo strettissimo, quindi in questo caso vado a fare 4 maglie basse nello stesso punto. 1, 2, 3, 4 e proseguo con una maglia bassa in ogni punto. Ora avete capito come proseguire fino alla fine. Mano a mano ricordatevi sempre di imbottire, non vi dimenticate. Terminato tutto il giro di maglie basse, imbottita e attaccato il gancetto, il tutorial è finito. Se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!